La corazza anatomica, ovvero la corazza realizzata in metallo a imitazione dell'anatomia umana, è senz'altro una delle armature più iconiche del mondo antico. Oggi vi vogliamo dare un po' di informazioni storiche e archeologiche su questa tipologia di corazze, mostrandovi qui una delle armature che potete trovare in vendita sul sito di Res Bellica. Vi lasceremo poi ovviamente tutti i link in descrizione e nel primo commento fissato in alto. Quando e dove nascono queste armature? Trovare l'origine precisa è abbastanza complicato in realtà. Noi possiamo comunque ipotizzare che si siano sviluppate in ambito greco, nella Grecia antica, probabilmente a partire dal V secolo a.C., sviluppandosi da altri tipi di armature che in modo più stilizzato andavano ad imitare l'anatomia umana, ovvero le cosiddette armature a campana. Armature che vennero usate in ambito greco fino al V secolo a.C. e che sono chiamate in questo modo per via del bordo della tesa inferiore che sporge in fuori, dando appunto l'impressione di una campana. Queste armature, per quanto riguarda l'ambito greco, nel record archeologico sono piuttosto scarse e in realtà le troviamo attestate soprattutto per via delle fonti iconografiche che le ritraggono e nelle quali è possibile tracciare anche una certa evoluzione. La maggior parte delle armature anatomiche che noi abbiamo a livello archeologico in realtà provengono dall'Italia e in particolare dall'Italia meridionale, dove avranno una enorme fortuna. E probabilmente non a caso per via della diffusione del culto di Ercole in Italia. Questo perché l'armatura anatomica è strettamente collegata all'eroe, particolarmente all'atto finale della sua vita, quando si getta sulla sua pira funeraria. Secondo la leggenda, quando la pira si è completamente consumata, la pira sul Monte Eta, l'unico pezzo ad essere rimasto intatto è proprio la sua corazza, la sua armatura, e quindi con il tempo di fatto questo tipo di armatura va ad associarsi direttamente alla figura stessa di questo eroe. Quindi noi a livello archeologico soprattutto abbiamo questo tipo di corazze a partire dal IV secolo a.C. Infatti è proprio come noi troviamo la forma più classica della corazza anatomica nel record archeologico, dal IV secolo a.C. in avanti. E man mano che si andrà avanti con il tempo si andranno un po' a differenziare alcune tipologie che vedremo a breve, anche tra l'ambito greco e quello etrusco e italico, e soprattutto andrà a cambiare anche la simbologia, diciamo così, di questa corazza. Perché? Perché man mano che si va avanti con il tempo, e particolarmente nel mondo ellenistico, e si manterrà perfettamente questa cosa nel mondo romano, questo tipo di armatura diventa sempre più un simbolo del potere, e in ambito romano in particolare un simbolo del potere imperiale. Tra l'altro in ambito romano, e in realtà cominciando anche già da quello ellenistico, possiamo vedere che queste armature si arricchiscono di numerose decorazioni aggiuntive. E sappiamo dall'ambito romano soprattutto che poi queste corazze potevano presentare molte applicazioni, rappresentare scene di vario tipo, che fossero mitologiche o, per fare un esempio, la corazza dell'Augusto di Prima Porta, che rappresenta anche buona parte del pensiero imperiale, dell'ideologia imperiale romana, e anche un episodio storico molto importante, ovvero al centro di questa corazza è rappresentato un emissario dei Parti che porge una delle aquile perse a Carre nel 53 a.C. ad Augusto, proprio perché era stato uno degli atti politici più importanti e rilevanti del suo regno. Parlando un attimo dell'ambito romano, oggigiorno possiamo trovare spesso la dicitura lorica musculata. Ebbene, in realtà è un neologismo e non è il nome con il quale veniva chiamato questo tipo di armatura, che in realtà per quanto riguarda l'ambito latino non sappiamo esattamente come venisse nominata, come altre corazze armature del mondo romano. Sappiamo che generalmente nel mondo greco veniva chiamata thorax, thorax stadios o thorax heroicon. Abbiamo detto che per quanto riguarda le armature di questo tipo del mondo greco e del mondo etrusco ed italico, noi troviamo diverse differenze. In anni recenti queste differenze sono state classificate dall'archeologo Raymond Graels. Vi lasceremo il link a un paio di articoli nella descrizione del video. Queste differenze si trovano in diversi elementi di questa armatura a livello archeologico, e tra l'altro, tra parentesi, a livello invece iconografico noi troviamo delle differenze su parti che non sempre sopravvivono, come per esempio l'aggiunta di spallacci, oppure noi vediamo che nel mondo greco a volte queste corazze molto spesso sono abbinate a delle pterugi, specie sulla parte inferiore. Nel mondo italico, specie quello più antico, invece sono di solito assenti. Quando le troviamo per esempio in età imperiale, le pterugi sono sia sulla parte inferiore che sporgenti qui dalla zona delle spalle e delle braccia, e in quel caso fanno quasi certamente riferimento a un indumento indossato al di sotto, un subarmalis di qualche tipo.
Tornando alle differenze di ambito archeologico, Graels fa due tipi di classificazioni, uno che si basa sulle tipologie di chiusura e l'altro sul trattamento, quindi sulla resa anche finale della muscolatura di alcune delle linee di queste corazze e dei bordi. Partendo dalle chiusure, Graels identifica 7 tipologie diverse di chiusura di corazza. Una corazza come questa qui, che vi stiamo mostrando, è della tipologia 1, perché presenta per la chiusura tanto degli anelli quanto soprattutto delle cerniere, che sono un elemento molto visibile anche nella statuaria, per esempio, di età romana. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di classificazione, Graels individua 5 tipologie di corazze e la nostra qui rientra nel quinto tipo, poiché ha tutti i bordi lavorati, compreso quello del collo, e i muscoli sono sagomati in modo abbastanza realistico. Se poi voi andate a guardare le corazze del mondo antico, vedete che la resa dei muscoli è spesso diversificata e presenta il bordo sagomato inferiore. C'è infine un ultimo elemento a livello archeologico che ci permette di distinguere le armature provenienti dal mondo greco oppure quelle prodotte in ambito etrusco o italico, ovvero il bordo. Il bordo infatti è ripiegato e in quelle del mondo greco, nelle corazze del mondo greco, il bordo è usualmente ripiegato in fuori, mentre invece nelle corazze del mondo etrusco o italico è usualmente ripiegato verso l'interno. Bene, speriamo che questo quadro sulle armature anatomiche nel mondo classico vi sia stato di aiuto e sia stato interessante. Noi torneremo senz'altro a parlare di questa tipologia di armature, perché stiamo lavorando noi stessi al nostro laboratorio ad alcune armature artigianali che presto vi mostreremo, così torneremo anche a darvi altri dettagli su queste tipologie di corazze. Se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Per saperne di più con video più approfonditi vi invitiamo anche ad abbonarvi al canale. Torneremo a parlare presto di corazze del mondo classico, quindi continuate a seguirci.